Ciao a tutti, eccoci a un nuovo video a tema camper. Come al solito do i numeri ma in ritardo. Parliamo dei numeri di gennaio, dei conti di gennaio. Vi dico la situazione a fine gennaio. Alla vostra sinistra vi faccio apparire i numeri di fine dicembre e alla destra quelli di gennaio. Nel mese di gennaio è arrivata una nuova bolletta luce dell'ex casa, quindi mentre i debiti a lungo termine sono rimasti invariati, quelli a breve termine sono aumentati, quindi come vedete siamo a 1209 euro di sospesi a breve termine. Per quanto riguarda i numeri del canale, non ci sono state spese e grazie a un paio di donazioni ci sono 19 euro di incassi. Per quanto riguarda i numeri privati ci sono 9 euro di incassi per un piccolo oggetto che sono riuscito a vendere e 87 euro di spese, praticamente solo cibo. Quindi per quanto riguarda l'esperienza in camper, quindi da quando ho cominciato a fare i conti, il saldo è di 357 euro, questo grazie agli incassi piuttosto alti di dicembre, perché questo mese ovviamente è in perdita, cioè il mese di gennaio è in perdita, mentre il totale generale invece, quindi compresi i debiti prima di dicembre 2017, è di 2868, di meno 2868 euro. Quindi compreso tutti i debiti. Come dicevo, non c'è molto da dire d'altro, quindi una puntata breve. Sono in trattativa con un po' di persone per la vendita di alcuni apparecchi elettronici che ho, abbastanza costosi, però questo capita spesso, la trattativa a volte è anche lunga per poi non finire in niente, quindi non credo che ci saranno grandi risvolti in febbraio. Comunque questi sono i numeri di gennaio, per i conti ci risentiamo per quelli di febbraio. Per quanto riguarda il mese di febbraio c'è poco movimento, anche in questo caso. L'unica spesa che avete visto è quella del pannello di controllo del gestore di ricarica e si è mosso poco altro. Comunque questo sarà l'argomento della prossima puntata. Ne approfitto per dare una risposta a una domanda che mi fate molto spesso. Qui in camper durante le riprese mi vedete spesso distrarmi e guardare verso l'esterno, verso i due finestroni. Questo succede perché il camper è parcheggiato in un parcheggio pubblico e ha la coda rivolta verso un parco che è adibito a zona cani, quindi c'è parecchio via vai di gente che porta i cani per fare un giro, mentre il muso dà su una strada che è una delle poche strade d'uscita del paese in cui vivo, quindi è molto trafficata. Tra l'altro passano i mezzi pubblici che escono dal paese. Quindi spesso, come adesso, sentite, passano macchine. Quindi quando io, mentre faccio le riprese, molto traffico passa nella strada. Quindi se riesco a prevedere se il mezzo che c'è in arrivo è di piccole dimensioni o di grandi dimensioni, eccone un altro, questo è un pullman,
ok? Ehm, spesso blocco la registrazione per riprendere poi, perché come avete sentito, per esempio il pullman, questo non molto, ma di solito fanno molto rumore, e se passa qualche camion di grosse dimensioni o furgoni o molto carichi eccetera, il rumore è molto. Delle volte il rumore è così alto che copre la mia voce, quindi l'audio sarebbe difficilmente ascoltabile. Siccome l'audio non è di qualità eccelsa perché uso il microfono della telecamera, preferisco evitare che si sentano i rumori delle macchine eccetera. Quindi quando mi vedete distrarmi e guardare verso l'esterno è perché cerco di capire il veicolo che sta arrivando, per poi bloccarmi di parlare, aspettare che passi il rumore e poi ricominciare a riprendere. A volte per scherzare, quando mi riguardo, se faccio qualche strana faccia, lascio i pezzettini, se no di solito li tolgo, per fare che la ripresa sia più lineare. Questo per rispondere alle domande che ogni tanto mi fate, che mi dite di che cosa ti ha distratto, che rumore c'era e che cosa. È perché davanti passa appunto tutto questo traffico e dietro passano molte persone con i cani. Tutto qui. È più semplice di quello che sembrava. Bene, per questo video è tutto. Grazie a tutti delle visualizzazioni, commenti, consigli e tutto. Ai prossimi video. Ciao a tutti.